Ok, allora partiamo facendo 15 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. 15 catenelle, carico il filo, nella terza catenella dell'uncinetto vado a fare una mezza maglia alta, quindi carico il filo e chiudo tutte le maglie insieme e faccio tutta la riga di mezze maglie alte, che quindi saranno un totale di 13. Ok, ho finito la prima riga, faccio 3 catenelle, scusate, 2 catenelle, giro il lavoro e di nuovo faccio le mie mezze maglie alte. Il numero deve rimanere invariato. Questa è la seconda riga, dovremo farne una terza sempre di mezze maglie alte senza cambiare il numero di maglie. Quindi continuiamo lungo tutta questa riga e poi ne facciamo un'altra ancora. Ok, ho fatto le mie 3 righe. A questo punto faccio 2 catenelle per alzare il lavoro, giro e nello stesso punto vado a fare un'altra mezza maglia alta. In questo modo facciamo un aumento. Procedo per tutta la riga di nuovo con semplici mezze maglie alte. Alla fine della riga dovremo fare un altro aumento, quindi da 13 dovremo passare a 15. Arrivo alla fine. Faccio l'ultima maglia e nello stesso punto ne faccio un'altra. In questo modo abbiamo fatto un aumento all'inizio e un aumento alla fine. 2 catenelle per alzare il lavoro, giro e di nuovo nella stessa maglia faccio un'altra mezza maglia alta, procedo con le mezze maglie alte fino alla fine. Nell'ultima maglia farò un altro aumento. Di queste righe con aumento all'inizio e alla fine dovremo farne un totale di 11 fino a quando non avremo un numero totale di 39 maglie, mezze maglie alte, quindi 39 punti di base. Sono arrivata alla fine. Faccio la mia ultima mezza maglia alta, nello stesso punto faccio un'altra mezza maglia alta e vedete che piano piano si allarga il lavoro. Continuo in questo modo fino a quando non ho 39 maglie di base. Ok, una volta fatti tutti i nostri aumenti possiamo tagliare e abbiamo finito la prima metà della mutandina. Ora vi faccio vedere giusto l'avvio della seconda metà, che è leggermente diverso in quanto andremo a fare i buchini per i bottoni, per la chiusura dei bottoni. Dopodiché procedete con lo stesso metodo della prima metà della mutandina. Facciamo sempre le nostre 15 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.
Nella terza facciamo la nostra prima mezza maglia alta e facciamo una riga di mezze maglie alte per un totale di 13. Una volta fatta la mia riga di mezze maglie alte, faccio 2 catenelle, giro il lavoro, faccio 3 mezze maglie alte, 1, 2, 3, una catenella, salto un punto di base, entro in quello successivo e faccio 5 mezze maglie alte, 2, 3, 4, 5, di nuovo una catenella, salto un punto di base, nel successivo mezza maglia alta, 1, 2, 3 e 4, 2 catenelle, giro il lavoro e lavoro sempre di mezza maglia alta. Quando arrivo nello spazio della catenella entro proprio nel buco e faccio la mezza maglia alta e poi proseguo. Faccio le mie altre mezze maglie alte, arrivo poco prima della catenella e faccio una mezza maglia alta proprio nel buco creato dalla catenella e procedo fino alla fine. In questo modo noi abbiamo sostituito i tre giri di mezze maglie alte pari, facendo una piccola variazione abbiamo fatto i fori per i bottoncini. Vedete, questa parte qua è uguale a questa ma con i fori, quindi da qua in poi ricominciamo con i giri di aumenti, quindi di nuovo 11 righe di aumenti, un aumento all'inizio e un aumento alla fine, fino a quando non otterremo 39 punti di base, quindi 11 righe. Continuiamo in questo modo e facciamo l'altra metà della mutandina. Ok, una volta terminato anche la seconda mutandina, la seconda metà della mutandina, andiamo a prendere la prima metà e sostanzialmente ci agganciamo, faccio vedere bene, ok, ci agganciamo entrando nella catenella in questo modo, prendo il filo, prendo il filo e faccio una maglia bassissima in questo modo. Ora, una volta agganciato, faccio 1, 2 catenelle e faccio tutto un giro di mezze maglie basse. Riprendo tutti i punti della mutandina fino alla fine. Arriviamo alla fine e facciamo sostanzialmente un'unione con la mezza maglia alta. In questo modo adesso arriviamo alla fine, vi faccio vedere come unire.
Ok, faccio l'ultima mezza maglia alta e praticamente, aspetta che metto bene a fuoco, una volta caricato il filo, prima di chiudere, entro nella catenella dell'altra metà, in questo modo, tiro fuori, quindi avremo le tre asole della mezza maglia alta più una che è quella che ci serve per chiudere, e faccio passare tutto dentro lo stesso punto. Procedo facendo mezze maglie alte lungo tutta la restante parte di mutandina. Continuo fino alla fine. Una volta arrivati alla fine del giro, chiudo con una maglia bassissima nella seconda catenella che ho realizzato all'inizio per alzare il lavoro. E in questo modo abbiamo unito le due metà. Ora molto semplicemente dovremo fare 2 catenelle e lavoriamo tutto con mezze maglie alte. Dovremo fare 13 righe di mezze maglie alte in modo da alzare il body più o meno fino a metà del pancino. Quindi continueremo in questo modo facendo giri di mezze maglie alte per 13 righe. Ok, siamo arrivati alla nostra 13ª riga, tagliamo il filo e faccio una maglia bassissima. Quindi a questo punto noi abbiamo il nostro piccolo body, la parte ovviamente sotto. Prima di iniziare a fare le balze andiamo a fare un giro di rifinitura sulle gambe. Quindi ci attacchiamo qua nel mezzo col nostro uncinetto e andiamo a fare una catenella, ok? E facciamo un giro di maglie basse. Praticamente entriamo nella maglia, nella mezza maglia e facciamo una maglia bassa. Dopodiché tra una riga di mezze maglie alte e l'altra si crea questo buchetto, entro qua e faccio una maglia bassa. Di nuovo entro nella mezza maglia alta, maglia bassa, entro nel buchetto, maglia bassa e continuo così per tutto il giro. Essendo un pezzo unico, faremo tutta questa parte della gamba, la parte sotto, l'altra gamba, passo dietro e faccio tutto il giro fino a riattaccarmi con una maglia bassissima da dove sono partita. Quindi continuo in questo modo facendo un giro di maglie basse. Mi porto dietro anche la codina di avviamento, così poi dovremo solo tagliarla. Dopo un po' la togliamo e procedo in questo modo, in modo da fare un giro di rifinitura. Vedete? Ok, una volta fatta la rifinitura parto a fare le balze. Quindi partendo da questa parte qua dovremo fare in questo blocco 2 fasce di balze. Conto dall'inizio 6 righe, quindi 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Prendo l'uncinetto
e più o meno al centro del body entro, faccio vedere bene, entro nella maglia in questo modo e mi aggancio col mio uncinetto. Tiro fuori e faccio 1, 2, 3, 4 catenelle. Carico il filo e dentro lo stesso punto, prendendo anche la codina, faccio una maglia alta. Mi sposto, dopodiché nel cordino successivo, in questo modo, carico il filo, faccio una maglia alta, una catenella e una maglia alta nello stesso punto. In questo modo. Dopodiché il codino ormai l'ho fissato, posso toglierlo, carico il filo, entro nella maglia dopo e di nuovo una maglia alta, una catenella e nella stessa maglia un'altra maglia alta e procedo in questo modo lungo tutta la circonferenza del mio body. Mi sposto e faccio il mio punto a V. Carico il filo, mi sposto in quello successivo e faccio il mio punto a V, che è una maglia alta, una catenella, una maglia alta nello stesso punto. Procediamo in questo modo per tutto il giro. Vedete che si forma questo ventaglietto e andando in ogni punto ad aumentare le maglie si crea anche un po' di ondulazione. Eccoci qui, ho finito il primo giro di balza e chiudo con una maglia bassissima nella seconda catenella che ho realizzato per l'avvio. Quindi questo è l'avvio delle balze e vale come primo giro. In totale ne dovremo fare 5. Quindi adesso vi farò vedere come proseguire e in quel modo voi dovrete fare altre 4 righe. Quindi mi sposto dentro alla V con una maglia bassissima, 1, 2 catenelle, carico il filo, faccio un'altra maglia alta dentro lo stesso spazio, 2 catenelle e altre 2 maglie alte dentro allo spazio che si è creato nel giro precedente. Carico il filo, mi sposto direttamente nella V successiva, quindi qua dentro, 2 maglie alte, due catenelle e 2 maglie alte, tutti dentro lo stesso spazio. Carico il filo, mi sposto nella V successiva, 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte e continuo in questo modo per tutto il giro. Vedete, qua c'è la seconda V, carico il filo, entro dentro, 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. Continueremo così per tutte e 4 le righe, quindi finiamo questa riga qua in questo modo, ci ritroveremo queste altre V del giro precedente e dentro ciascuna V faremo 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte e procediamo per 4 volte, quindi avremo 5 righe di balza. Ecco qua, sono arrivata a questo punto. Ora tiro indietro
prendo il mio cappietto e esattamente come all'andata conto 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nella sesta riga entro più o meno a metà, in questo modo, tiro fuori il mio cappietto e di nuovo 1, 2, 3, 4 e una maglia alta, carico il filo, mi sposto nella maglia successiva, una maglia alta, 2 catenelle e una maglia alta dentro lo stesso punto. Carico il filo, mi sposto nella maglia successiva, una maglia alta, 2 catenelle e una maglia alta. E di nuovo procedo in questo modo per tutto il giro. Dovrò quindi concludere questo giro e poi iniziare con i giri degli aumenti delle balze. Di nuovo 4 righe di balze e poi procederemo a fare il corpetto del vestitino. Eccoci qua, ho fatto anche la seconda balza. Ora procederò a fare il fronte, quindi tenendo conto che qua andranno cuciti i due bottoncini, praticamente il fronte è dove non abbiamo i buchi, le asole per i bottoni. Quindi a questo punto prendo il mio filato, io in questo caso ho cambiato tonalità di giallo, farò la parte superiore con un giallo diverso. Nella parte frontale conto 1, 2, 3, 4, 5 maglie, nella sesta entro in questo modo e metto il mio cappietto. A questo punto faccio 3 catenelle, 2 catenelle, quindi un 5 in totale, carico il filo e faccio una maglia alta. Carico il filo, salto 3 maglie di base, quindi 1, 2, 3, nella quarta entro, faccio una maglia alta, 2 catenelle, una maglia alta, carico il filo, 1, 2, 3, nella quarta maglia, una maglia alta, 2 catenelle e una maglia alta, carico il filo, salto 3 maglie, nella quarta una maglia alta, 2 catenelle, una maglia alta, di nuovo, e continuo in questo modo. Praticamente questa è la mia metà, dovrò finire 5 maglie prima dell'altra metà, quindi 1, 2, 3, 4, 5 in questa qua. Per segnarla potete mettere un filetto, un segnapunti. Io di solito uso anche le codine dei giri precedenti. Quando arrivo al codino mi fermo, quindi riprendo il mio lavoro, salto 3 maglie di base, una maglia alta, 2 catenelle, una maglia alta e procedo fino a 5 maglie prima della metà. Una volta arrivate alla fine faccio 3 catenelle, giro il lavoro in questo modo e faccio un'altra maglia alta
dentro allo spazio del giro precedente, 2 catenelle e 2 maglie alte, tutto dentro lo stesso spazio. Mi sposto direttamente in quello successivo e faccio 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. Mi sposto, carico il filo, mi sposto e di nuovo 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. Procedo in questo modo per tutta la riga. Sono arrivata all'ultimo anello, ho fatto 2 maglie alte, 2 catenelle, faccio di nuovo una maglia alta e l'ultima maglia alta entro proprio dentro la terza catenella che ho fatto di avviamento. Poi di nuovo 3 catenelle, giro il lavoro e rifacciamo 1, 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. Mi sposto direttamente nell'altro buco, 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. Dovremo avere un totale di 7 righe, quindi procediamo, questa è la terza, dovremo farne ancora 4. Eccoci qua, ho finito le mie 7 righe col punto appena visto, faccio 2 catenelle, giro il lavoro e devo fare 5 mezze maglie alte, calcolando che queste 2 catenelle sostituiscono la prima. Quindi andiamo a fare la seconda mezza maglia alta, la terza, la quarta e la quinta la faremo dentro questo spazio, dentro questa V. Quindi quarta, quinta, 2 catenelle, giro il lavoro e vado a fare di nuovo 5 maglie alte, quindi queste sono la prima, la seconda, terza, quarta e la quinta sarà dentro alla catenella che ho usato per alzare il lavoro. 2 catenelle, giro il lavoro, 2, 3, 4, 5. Dovrò andare avanti in questo modo per 20 righe. Una volta fatte le mie 20 righe, faccio 2 catenelle, giro il lavoro, faccio l'altra maglia alta, la seconda mezza maglia alta, scusate, faccio una catenella, salto un punto di base e faccio altre 2 mezze maglie alte. Dopodiché faccio 2 catenelle e vado a fare altre 5 mezze maglie alte, quindi 2, la terza entro dentro il buco, 3, 4 e 5. In questo modo abbiamo fatto la solina del bottone. A questo punto, vedete, essendo con il filo dalla parte interna, farò un giro di maglie basse per portarmi sull'esterno. Quindi entro, faccio una catenella, giro il lavoro e vado a fare altre 4 maglie basse. In questo modo. A questo punto dovremo lavorare su questo lato del body. Faccio quindi 3 catenelle più 2, 5
e praticamente vado a fare in ogni riga un punto, quindi entro in questa maglia qua e faccio una maglia alta, dopodiché entro nella mezza maglia alta della riga successiva e faccio un'altra maglia alta, 2 catenelle e una maglia alta nello spazietto, vedete che si crea tra le due righe di mezze maglie alte, in questo modo. Carico il filo e dentro la mezza maglia alta faccio una maglia alta, 2 catenelle e procedo in questo modo. Maglia alta, 2 catenelle, maglia alta, un'altra maglia alta, 2 catenelle, maglia alta. La differenza del punto sta semplicemente nel fatto che non vado a fare 2 maglie alte, la maglia alta, le 2 catenelle e l'altra maglia alta nello stesso punto, ma procedo facendo un punto in ogni punto corrispettivo della bretella, diciamo. Quindi procedo in questo modo per tutta la riga. Quindi il pattern è maglia alta, 2 catenelle, maglia alta, 2 catenelle, maglia alta. Quindi avremo comunque delle maglie alte, dei gruppi da 2 di maglie alte, non intervallate dalle 2 catenelle. Procedo in questo modo fino alla fine. Sono arrivata alla fine, ho chiuso con una singola maglia alta, quindi a questo punto faccio le mie 5 maglie alte, no scusate, le mie 3 maglie alte, in questo modo, giro il lavoro e vado a fare in ciascuno delle V che si sono create 2 maglie alte, in questo caso le prime 3 catenelle mi sostituiscono alla prima maglia alta, 2 catenelle e 2 maglie alte, tutte nello stesso spazio. Quindi poi carico il filo, mi sposto, salto queste 2, mi sposto direttamente nella V, 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte. Di nuovo carico il filo, mi sposto direttamente nella V successiva, 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte. Procederò in questo modo per tutta la bretella e poi farò un'altra riga a tornare indietro. Quindi avremo la prima riga che ci getta le basi dei ventagli e 2 righe di ventagli. Eccoci qua, questo è il risultato finale. Quindi ho fatto le 2 bretelle, ho agganciato i 2 bottoncini dietro a metà della fascia che ci rimane prima delle balze e ovviamente i 2 bottoncini della mutandina. Grazie per avermi seguito in questo tutorial, vi ricordo di iscrivervi al canale e di attivare la campanella in modo da non perdervi neanche un video. Grazie e ciao!